Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami. Vergine, tendenze energetiche generali per la seconda parte di agosto 2022. Grazie. Wow, abbiamo il giudizio, amici della Vergine. Periodo di risveglio. Il giudizio è sempre una carta che porta una certa presa di consapevolezza, un innalzamento della coscienza, anche se vogliamo. È una carta che parla della chiamata, che può essere sia una chiamata di tipo fisico, quindi una classica telefonata, un WhatsApp, un'email, una notizia, insomma, che arriva, oppure può essere una chiamata di tipo divino. Andiamo a vedere con gli oracoli che cos'altro hanno da dirvi. Allora, wow, abbiamo l'arcangelo Zadkiel che parla di autoaccettazione, compassione e perdono ed è la carta numero 21. E abbiamo la carta numero 25 che è la dea dei sogni praticamente e parla di ricettività, di intuizione, di visione. La sento un po' collegata alla carta della sacerdotessa per capirci. E qui poi si è girata un'altra carta che parla delle guide delle vite passate. Quindi per qualcuno si tratta di una questione karmica, di imparare alcuni tipi di lezioni, appunto. Ma andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire nello specifico. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Nel caso non risuoni nulla o nel caso vogliate completare il vostro messaggio, potete anche ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. E sotto nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, andiamo a vedere come si sviluppa il periodo. Wow, cominciamo con un 2 di coppe, la carta della morte e la carta del carro. Quindi il 2 di coppe qui fa riferimento a un qualche tipo di unione, di compromesso, di accordo. Normalmente fa riferimento a quello che è una coppia di tipo romantico, quindi magari per qualcuno potrebbe risuonare così. Comunque si parla di quello che è un accordo tra due persone o due parti. Abbiamo anche la carta della morte e qui c'è la necessità di tagliare qualche cosa, di lasciarsi alle spalle. Può essere una vecchia abitudine, può essere un pensiero, un'idea, una situazione. La morte arriva proprio per tagliare quello che non serve e darci la possibilità di ricominciare, di rinascere nuovi. Vi ricordo che anche qui avevate il giudizio, quindi si parla in qualche modo di rinascita, di nuovi inizi. Abbiamo poi la carta del carro e il carro normalmente parla di un viaggio, di un trasferimento, di uno spostamento o anche più semplicemente di una scelta che deve essere affrontata. Suppongo che sia legata alla questione della morte, perché giustamente qui con la morte bisogna decidere che cosa lasciare indietro, che cosa tagliare. E quando c'è il carro si parla sempre di uno spostamento in avanti, diciamo così. Wow, abbiamo un'altra volta la carta del giudizio, quindi qui o sì deve cambiare qualche cosa, ci potrebbe essere la presa di consapevolezza o ci potrebbe essere quella chiamata di cui vi parlavo prima all'inizio, insomma. Il punto è che probabilmente si fa ancora un attimino fatica a vedere quale potrebbe essere la visione di insieme di tutta questa situazione o di tutta questa relazione, insomma. Andiamo avanti, vediamo che altro vi danno. Ok. Abbiamo la regina di denari al contrario, quindi qui fa riferimento o a quella che è una perdita di potere da parte vostra
o fa riferimento al fatto che c'è qualcuno che in tutta questa situazione sta dando di più di quello che dovrebbe dare. La regina di denari è sempre quella persona che è pronta ed è disponibile per tutti, ok? Però quando si tratta di ricevere, spariscono tutti quanti. Quindi è un po' questo tipo di energia, no? Denota un po' quello che è l'aridità, se vogliamo, anche intorno a voi. Il bagatto è un altro arcano maggiore, è una carta numero uno, è una carta di inizio, è una carta di nuove avventure, è una carta di qualcuno che sta materializzando, manifestando quello che è una nuova realtà. È un po' come se vi dicessero focalizzatevi su quello che è la visualizzazione, la visione di quello che è la vostra nuova realtà, quello che voi volete creare nella vostra vita. Terminiamo poi con un 5 di bastoni e il 5 di bastoni eh, parla normalmente di concorrenza, di ehm, qualche tipo di litigio, anche se vogliamo, qualche discussione. Si termina comunque con un po' di tensione che potrebbe anche essere interna, è dovuta a questo vostro nuovo inizio. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che tutti i lunedì sto pubblicando il corso di tarocchi, è un corso base, quindi non è completo, però è stato studiato così apposta per dare la possibilità a chi volesse di dare una maggiore interpretazione a quelle che sono le letture collettive. Se poi volete farmi sapere che apprezzate il lavoro che sto facendo, potete sempre mettere un like, commentare, condividere, iscrivervi o anche fare una donazione. Andiamo avanti, andiamo a vedere il 2 di coppe. Abbiamo un 8 di bastoni e un 6 di bastoni. È come se ci fosse stata una comunicazione da parte di qualcuno per quello che riguarda la volontà di lasciarsi indietro determinate cose. Abbiamo un 6 di spade. 6 di spade fa riferimento normalmente a quelle che sono le credenze limitanti o le questioni, diciamo così, inerenti alla famiglia, inerenti alla madre, quello che abbiamo imparato durante l'infanzia, no? Si tratta qui, con questo 6 di spade, di lasciarsi un po' indietro queste credenze fondamentalmente. Andiamo a vedere la morte. Un 10 di bastoni al contrario e il papa al contrario. Il 10 di bastoni, essendo un 10, è una carta di chiusura ciclo e inizio cicli. Il punto è che qui abbiamo un papa al contrario. C'è qualche cosa che non viene ufficializzato, c'è qualcosa che non viene portato a galla. Ok? Qui si tratta di lasciarsi indietro delle responsabilità che non sono vostre. Io credo che in questo tipo di accordo, non sia tutto del tutto chiaro, perché avendo questo papa al contrario è come se ci fosse qualche cosa che non è riconosciuto, che non è manifesto, che non è magari detto chiaramente, ok? Andiamo a vedere il carro. 7 di spade e un'altra volta la regina di denari al contrario che avevate già qui. 7 di spade parla sempre di alcune proiezioni, parla di qualche cosa che in realtà non è stato detto in modo così chiaro, ok? Nel senso che normalmente parla di qualcuno che tende a dire delle bugie, tende a non essere sincero, ma sento che qui potrebbe essere un atteggiamento che voi avete avuto o state avendo per una questione di poco potere personale, perché avendo comunque la regina di denari al contrario, sento che certe persone è come se qualcuno volesse un po' scappare da quella situazione, dalla situazione che si ha, da questo accordo, direi, da questo incontro, da questa ehm, da questo due di coppe fondamentalmente. Andiamo a vedere il giudizio. Ecco, abbiamo un'altra volta la carta della morte e la giustizia. Allora, io qui credo che ci sia qualche cosa che veramente bisogna tagliare, bisogna lasciare indietro perché abbiamo due carte che parlano di tagliare qualche cosa che non serve più. La morte taglia
con il passato per dare spazio al nuovo e la giustizia taglia quello che porta in un certo senso in disequilibrio la situazione. Io credo che con questo giudizio abbiate solo bisogno di prendere consapevolezza su che cosa va tagliato. Ehm, Non è detto che vada tagliata la collaborazione in sé, ma sicuramente qualche tipo di credenza, qualche tipo di atteggiamento. Qui ci sono troppe responsabilità sulle vostre spalle e c'è bisogno di restituirle al mittente. Però guardate, avendo comunque quello che è questa carta delle guide delle vite passate, io credo che qua, avendo anche due volte comunque la carta del giudizio, ci sia qualche tipo di lezione a livello karmico che voi dobbiate imparare. Andiamo avanti, vediamo la regina di denari, abbiamo un 4 di spade, abbiamo un 5 di coppe e abbiamo un cavaliere di spade al contrario. Sì, allora, rivedo questa carta, ok? Vicino alla regina di denari. Qui il discorso con questo 4 di spade è che bisogna prendersi un tempo per guarire, per ricaricare le pile fondamentalmente. Qui abbiamo un 10 di bastoni. Il 10 di bastoni è una carta comunque di forte esaurimento energetico, quindi ecco che arriva il momento in cui dovete prendervi uno spazio tutto per voi. Ok, c'è bisogno di lavorare questo 5 di coppe, c'è questo pentimento, questo rammarico, probabilmente per essersi fatti incastrare in questa situazione, ma avendo il cavaliere di spade al contrario è come se vi mancasse la determinazione e infatti vediamo anche qui che si fa fatica a prendere quella decisione, si fa fatica ad avere la visione di insieme, a capire da che parte bisogna andare. Però abbiamo il bagatto, quindi un inizio c'è. Andiamo a vedere il bagatto. Cavaliere di denari e il 3 di pentacoli. Allora, questo cavaliere di denari potrebbe o rappresentare la vostra lentezza nel andare avanti, perché è vero che fate un'azione con il bagatto, ma è anche vero che con il cavaliere di pentacoli siete molto prudenti per quello che riguarda le nuove collaborazioni o potrebbe proprio essere di nuovo questa collaborazione qua. Però è un po' come se iniziaste ad essere un po' più guardinghi, a valutare un po' meglio. Diciamo che è vero, avete questo entusiasmo di cui ci parla il matto, ma state, come vi posso dire, controllando, calibrando quello che è l'impulsività. Ok? Andiamo a vedere questo 5 di bastoni a che cosa fa riferimento. Wow, un'altra volta la carta del giudizio, il 9 di spade al contrario, un 3 di coppe e un re di bastoni. Quindi qui credo che il 5 di bastoni faccia riferimento a dei litigi che ci sono all'interno di un gruppo, può essere un gruppo familiare o un gruppo lavorativo. Il punto è che qui avete tre volte il giudizio, 1, 2, 3. È come se alla fine del periodo ancora non riusciste a trovare quello che è il bandolo della matassa, perché qui c'è bisogno di fare questo lavoro, ma io credo che in questa zona siate un po' troppo scarichi, vi stiate facendo prendere un po' troppo da quello che sono gli avvenimenti esterni e invece avreste proprio bisogno di andare dentro, di seguire la vostra intuizione, ok? Di diventare ricettivi proprio. E qui questo re di bastoni potrebbe rappresentare una persona che vi viene comunque in aiuto, una persona che anche solo vi dà una mano ad orientarvi, diciamo così. Vi ricordo che qua avevate le guide del passato. Se non è una persona, potrebbe essere uno spirito, diciamo così, un angelo, anche perché voi avete, ripeto, il giudizio tre volte. Il giudizio è rappresentato con questo angelo, quindi e anche qui avete l'arcangelo Zadkiel. Quindi comunque c'è una sorta di guida divina in tutto questo che vi accompagna, ok? L'unica cosa è qui non farsi trasportare troppo dai pensieri negativi, perché comunque in linea di massima si tratta di mettere i paletti qua, di lasciarsi indietro determinati, potrebbero essere aspettative o credenze limitanti, come dicevamo prima. Attenzione alle proiezioni in questo periodo e secondo me prendetevi un momento di riposo proprio per riuscire a capire che cosa c'è da tagliare, perché qui avete tre carte che parlano di taglio e rinascita, di creare qualche nuovo
equilibrio in tutta questa faccenda. Wow, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho cosa si vede e cosa non si vede. Vediamo che cos'altro riesco a dirvi. Osho, per gli amici della Vergine, cosa abbiamo ancora da dire? Ok. Allora, una nuova visione, carta dell'appeso, quindi qui si tratta di vedere le cose da un altro punto di vista, con un'altra prospettiva. Poi abbiamo il ribelle, il sogno e stress. Ok, il ribelle è la carta dell'imperatore. In questo mazzo particolarmente vi vuole ricordare che ognuno di noi crea la propria potenza, la propria forza in base alle proprie regole. Perché si chiama il ribelle? In questa carta si fa vedere, cioè è rappresentata da qualcuno che rompe le catene ed è un po' quello che dovreste fare voi qui con questo 6 di spade, con la carta del giudizio e con la carta della morte e della giustizia. Bisogna rompere le catene, bisogna rompere gli schemi ed è per quello che anche qui avete questa carta che vi parla di lezioni karmiche. Ok? Qui avete anche la carta del sogno, che è un 6 di coppe, quindi per certi versi sento che probabilmente qualcuno ha un sogno, sta puntando un obiettivo, ok? Potrebbe anche fare riferimento a quello che è un ricordo del passato, una certa nostalgia. In effetti anche con la carta del giudizio si parla di qualche cosa che torna dal passato. E poi abbiamo la carta dello stress. Io credo che tutto questo, questa situazione in generale porti quello che è una sorta di stress per i troppi pensieri che ci sono, per il fatto che si debba lasciare indietro qualche cosa, perché comunque qui c'è qualcuno che non la racconta giusta, ci sono dei pesi che non sono vostri, ok? Il punto è qui che bisogna lasciar andare lo stress. Tanto riempirsi la testa di pensieri, come potrebbe andare se facessi questo e se va così e se poi succede, non vi serve a niente, state parlando di aria fritta, perché fin quando non ci sono i problemi è inutile pensare a possibili soluzioni. È vero che certe volte è meglio, mm, come vi posso dire, giocare a scacchi, cioè se dovete fare un movimento finanziario, per esempio, un movimento lavorativo, un nuovo progetto, è giusto anche valutare che cosa potrebbe succedere dopo se faccio una determinata cosa in un modo piuttosto che in un altro. Però è anche vero che non bisogna troppo fissarsi con queste cose, perché comunque se si vive troppo nel futuro si crea troppa ansia, ok? L'atteggiamento giusto sarebbe vivere nel presente, nel qui e ora. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine, andiamo a vedere che cos'altro vi vogliono dire. Per gli amici della Vergine, un'ultima carta, per piacere, grazie. Ok, wow, viaggio. Quindi vi dicono di tenervi pronti perché potrebbe presentarsi la possibilità di fare un viaggio. Dice, non importa se sia un viaggio organizzato o improvvisato, voi tenete sempre pronto il passaporto e la valigia. Siamo anche in un periodo giusto, quindi di viaggio e vacanze, vi auguro di fare questo viaggio, insomma. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!